Molti dicono che questo sia un bicchiere mezzo pieno, molti altri invece dicono che sia mezzo vuoto. E allora dov'è la verità? Questo bicchiere è mezzo pieno o è mezzo vuoto? La risposta a questa domanda io l'ho trovata in un momento particolare della mia vita. Quando avevo 12 anni, la mia famiglia è stata scossa da una tragedia. Mio fratello è stato investito da un'auto e si può solo immaginare quanto una famiglia soffra. Da quel momento cercai di vivere la mia giornata così come veniva. Andai a vivere da solo a Milano e iniziò a piacermi la vita dei centri sociali di Milano. Iniziai a riempirmi la faccia di piercing, mi piacevano i capelli lunghi, avere i dreadlock, essere un figlio dei fiori. Ma venne un momento, quando quasi 26 anni, ebbi l'incontro più bello di tutta la mia vita. Incontrai Gesù Cristo. Lui cambiò totalmente la mia vita, la stravolse ovviamente in modo positivo. Da quel momento in poi iniziai a cambiare, a essere una persona. Sapevo di essere stato la causa di molte delusioni verso mia mamma e mio papà. E adesso che avevo incontrato quell'amore meraviglioso che solo Gesù Cristo sa dare, mi sentii in debito verso i miei genitori. Sentii di dover delle scuse, ringraziarli. Così scrissi un messaggio a mio papà, cercando in qualche modo di ringraziarlo, di fargli sentire che mi sentivo debitore verso i suoi confronti. Gli dissi: papà, ti voglio bene e voglio ringraziarti perché tu mi hai sempre amato. Quello che mio papà mi rispose fu qualcosa che cambiò totalmente la mia vita e lo porto dentro fino ad oggi. Mio papà mi rispose: figlio mio, Dio mi ha tolto tanto, ma quello che mi ha lasciato è tantissimo. Ecco allora che compresi che il mio bicchiere è sempre mezzo pieno. Il nostro bicchiere è sempre mezzo pieno. Qualsiasi sia la circostanza, c'è sempre un motivo per ringraziare Dio. C'è sempre un motivo per renderci conto che quello che abbiamo è tantissimo. C'è un episodio nella Bibbia, nel capitolo 4 di Esodo, in cui Mosè litiga con Dio perché Dio gli sta chiedendo di fare qualcosa e lui si sente inadeguato per fare quello che Dio gli chiede. Sente di avere il bicchiere mezzo vuoto, sente di non avere talenti. E Dio gli dice a Mosè: che cos'è quello che ha in mano? Un bastone. Tutto quello che Mosè aveva in mano era un bastone. E nel versetto 17 leggiamo che Dio gli dice: ora prendi in mano questo bastone col quale farai tutti i tuoi prodigi. Ecco che Dio gli bastava un solo bastone per vedere l'impossibile. Il nostro bicchiere, se lo vediamo sempre pieno, conterrà quello che è sufficiente per vedere Dio operare nella nostra vita. Sì, Dio può toglierci tanto, Dio può toglierci qualcosa che per noi aveva un valore grandissimo, ma quello che rimane in quel bicchiere sarà sempre tantissimo, avrà sempre quel valore che ci porterà avanti a trovare un senso alle nostre giornate. In questo giorno non guardare a quello che non hai, guarda a quello che ti rimane, e quello che ti rimane è tantissimo, è qualcosa di sufficiente per ringraziare Dio, per abbracciare qualcuno a cui tu vuoi bene. È un motivo per cui essere grati a Dio e alla vita che ci sta dando ancora un giorno di speranza. Vivi questo giorno sapendo che oggi tu puoi e che in quel bicchiere c'è tantissimo. Sì, il tuo bicchiere non è vuoto, il tuo bicchiere è pieno. Dio ti benedica.